Ehi, Tiranno Matto qui, come state? Bentornati, bentornate, dritto al sodo. È inaspettato, è incredibile, non riesco ancora a crederci. Sentire questa colonna sonora nel 2025 e pensare di avere tra le mani questa remastered è fuori da ogni logica, non riesco ancora a crederci. I leaks non mi avevano per nulla convinto, poi ho visto il video di presentazione e il mio cervello è esploso. Penso di non essere l'unico a provare una profonda nostalgia per questo titolo e sono qua per parlarvene, per vederlo insieme, per riviverlo insieme. Anche se, devo essere sincero, avevo pianificato di fare un video news corto, non mi aspettavo che sarebbe uscito proprio oggi. Ma in ogni modo sono qui. Questo è Oblivion Remastered e bisogna parlarne, assolutamente. E probabilmente bisogna anche immergersi in questo titolo per centinaia di ore, ancora una volta. Però prima, un attimo. Fatemi sistemare le impostazioni al volo e poi parliamo, perché ce n'è veramente bisogno, di questa remastered inaspettata e assolutamente desiderata. Non sapevo quanto io avessi bisogno di giocare nella generazione corrente a questo titolo, a uno dei primi giochi di ruolo, sicuramente il primo gioco in prima persona a gettare le fondamenta del mio bagaglio culturale di gamer. Ecco cos'è per me Oblivion. Applichiamo le modifiche e parliamo al volo di questo gioco. Per chi non lo sapesse, The Elder Scrolls è una serie mastodontica di giochi di ruolo fantasy ambientato nel mondo di Myrn. L'enorme saga di The Elder Scrolls ha principalmente avuto sede fino adesso nel continente di Tamriel. Ogni capitolo ha come focus una regione specifica di questo continente. Elder Scrolls 4 Oblivion è incentrato al centro di Tamriel, Cyrodiil, la regione principale dell'impero. Quali sono le novità della remastered? Facile a dirsi, ma non scontate. Non solo miglioramenti grafici incredibili, nuovi doppiaggi, sistemazione di testi, bug e dinamiche di gioco ormai datate. È stata rifatta completamente l'interfaccia Wii. È stato riadattato tutto il motore di gioco all'Unreal Engine 5, mantenendo però la logica originale del motore Bethesda di Oblivion, e tantissime altre novità, di cui però non riesco a parlarne subito, quindi facciamo dei tagli, andiamo ancora più dritto al sodo, al cuore di The Elder Scrolls. E noi iniziamo in cella. E la cosa incredibile è che proprio oggi ho fatto uscire l'episodio di Tainted Grail Fall of Avalon dicendo che avrebbe sconfitto qualsiasi rappresentazione che sarebbe potuta essere questa remastered di cui si sapeva ancora ben poco, ma io non avevo idea. Adesso ce l'ho, adesso mi posso ricredere già soltanto da questo modello che è uno, e possiamo personalizzarlo ovviamente tantissimo, immagino. Sì, qui c'è da perdere veramente la vita nel fare un personaggio. E come potete vedere, vecchi amanti di Oblivion, di Skyrim, ma anche nuovi appassionati a questa serie che ha un potenziale pazzesco e che dovete assolutamente iniziare se non avete mai toccato un Elder Scrolls da Oblivion, come feci io, mano sul fuoco. I santoni veri nostalgici, duri e puri direbbero no, Morrowind. È vero, io non vedo l'ora che arrivi anche quella remastered, ma adesso c'è l'occasione di iniziare da Oblivion. È stato il mio primo vero Elder Scrolls completato, compreso e finito. Io vi assicuro ne vale la pena. E vedere questa Wii, questa libertà già da subito, e poter osservare anche tutte le razze, tutte quante. No vabbè, io adesso toccherò l'argoniano. Mamma mia, di cosa stiamo parlando? È un passo da gigante. Dov'è il Khajiit? No, va bene. Io non ho parole. Non ho parole. E poi ci sono anche le origini, Attenzione.
Possiamo scegliere anche le regioni specifiche. Ci sono dei modificatori, qualcosa è solo puramente per la lore, puramente un flavor. Sono tutte le regioni principali da cui possono arrivare le razze. Allora, io scusate, sono troppo emozionato. Questo video doveva essere un video news, rischia di diventare un gameplay, però veramente non... Wow. Later that same evening. Vorrei potervene parlare. Vorrei riuscire a parlare. Sono emozionato. Non c'è un modo diverso per definire come mi sento in questo momento. E devo tutto questo alla mia compagna. Mi ero ripromesso, dopo aver comprato entrambi Starfield, aver speso più di 200 euro, di non dare più fiducia alla Bethesda, e in questo momento non avevo modo di prendermi questa remastered, non sapevo neanche che sarebbe uscita, e la mia compagna me l'ha regalata. Non posso che dedicarle questa Khajiit, e in realtà, anche se non può contenere caratteri speciali, va bene. Nota negativa, l'unica probabilmente di tutto il gioco: non possiamo mettere caratteri speciali nei nomi. Io sono veramente tanto felice di essere qui a poter fare quello che sto facendo. Non ci sto ancora credendo, ma vi rendete conto? È il 2025. Sto giocando alla remastered di Oblivion. Di cosa stiamo parlando? Io sono... Scusate, sono un content creator inutile in questo momento, perché non faccio che ripetere quanto sia una figata, quanto io non ci possa credere, ma vi assicuro è così. Non c'è altro che io possa dire se non questo. Comunque, per tornare al fulcro di questo episodio news, è un ritorno al passato che richiama con nostalgia quello che è stato Oblivion, ma lo rende moderno e dà la possibilità anche a nuovi giocatori di esplorare questo mondo, di esplorare questo game design, di rivivere veramente il classico. Purtroppo ho notato ci sono ancora dei problemi a livello di performance, ma nulla di insistemabile che non possono riparare con delle patch. Vi sto cercando di riassumere il più possibile, mostrandovi anche tutto ciò che deriva dal vecchio sistema Oblivion, ma che è andato ad incontrare anche le dinamiche di esperienza e caratterizzazione delle statistiche, dei percorsi, delle build dei personaggi, grazie a ciò che Skyrim ha rappresentato alla fine per il genere. Quindi, in tutto e per tutto, come hanno annunciato anche loro stessi, Bethesda e i ragazzi parigini di Virtus hanno creato veramente una gemma che finora non riesco a giudicare in nessun modo imperfetta. Vorrei riuscire ad essere più oggettivo, ma l'impressione a caldo è che Oblivion Remastered sia veramente il meglio che ci potesse capitare nello scenario di un remake. E come potete vedere c'è una vasta scelta di classi, ma c'è anche la possibilità di personalizzarla, la propria classe, e allo stesso tempo di livellare e fare esperienza in una maniera diversa dall'originale. Non ho ancora iniziato la mia avventura come vorrei, l'ho soltanto aperto cercando di capire il tutorial, i primi momenti dopo la creazione del personaggio, la performance, e per raccogliere i materiali da presentarvi il più in fretta possibile anche. Questo perché ho paura di magari fare un buco nell'acqua con una serie di gameplay sul canale, come è successo per altri titoli di recente. Io tengo veramente tanto ad Oblivion, penso si sia capito.
Quindi fatemi sapere, perché sarete voi a decidere come vivrò questa avventura. La vivrò a prescindere, certo, ma viverla con voi significa organizzarmi e preparare i contenuti appositamente e creare un'esperienza più unica e non scontata assieme a voi, per voi. Tiranno Matto out, fatemi sapere nei commenti. Per oggi questo è quanto, che giornata, alla prossima!